Bentornati! Ci stiamo sempre addentrando nella tematica dell'ego, ma oggi, dopo aver fissato alcuni punti teorici fondamentali, ci dedicheremo alla prima parte pratica. Iniziamo con qualcosa di apparentemente semplice ma fondamentale. Il primo esercizio basico che vi vado a proporre prende coscienza dei cambiamenti che avvengono in noi durante questo processo di riconoscimento dei propri falsi sé e man mano che lasciamo andare la nostra disidentificazione da essi. Vi invito a scegliere un quaderno in A4, un formato standard di vostro gusto, del quale potete customizzare la copertina e tenerlo sempre a portata di mano per appuntare qualsiasi impressione, sia in forma scritta che disegnata, per tenere traccia dei cambiamenti e per incollare le schede di valutazione che man mano vi fornirò. Una volta che ho pronto il quaderno, posso iniziare ad appuntarmi queste domande. La prima: qual è il mio rapporto col momento presente? Significa raggiungere un fine? Lo vedo come un ostacolo? Lo rendo un nemico? La seconda domanda: siccome il momento presente è indivisibile dalla vita, la domanda è: qual è il mio rapporto con la vita stessa? Prendetevi tutto il vostro tempo per rispondere a queste domande. Queste domande sono essenziali per riuscire a vedere il nostro ego da un'altra prospettiva e le andremo a riprendere più avanti per vedere se è cambiato qualcosa attraverso le pratiche che affronteremo. Questa seconda parte dell'esercizio ci serve per riconoscere gli schemi nei quali ci vuole mantenere la nostra mente egoica. Tieni sempre traccia nel quaderno qual è il pensiero più ricorrente della giornata e quale emozione e sensazione è legata a quel pensiero. Nota come si manifesta, qual è l'innesco, se te ne accorgi solo dopo che hai reagito a quella cosa o se ti è possibile anticiparla. Senti che cambiamenti avvengono nel tuo corpo. Tieni traccia per iscritto delle tensioni che noti nel corpo e delle variazioni della tua respirazione e osserva in che modo si manifestano e se noti una connessione con qualcosa. Per l'ego esistere equivale ad avere. State attenti durante il giorno a tutte le volte che metti la parola mio davanti a persone, cose, situazioni. Osserva e annota su quali di queste sei più attaccato e che emozioni si muovono dentro di te. Rispondi sinceramente a queste domande. Pensa a qualcosa di cui ti senti di non poter fare a meno. Cosa succede quando ci viene sottratta questa cosa, persona o situazione? Ti rendi conto che prima o poi dovrai separarti da questa cosa, persona o situazione? Di quanto tempo hai bisogno per farlo? Perderai qualcosa come persona quando farai questo gesto? E la tua assenza ha perso valore per il distacco da questa cosa, persona o situazione? Fai una lista del perché non ti senti abbastanza e metti un voto a fianco a ognuno di questi punti. Poi per ciascuno scrivi come sarebbe diversa la tua vita se adempiessi a queste cose. Scrivi un elenco di quante parti del tuo corpo non ti piacciono, perché e cosa cambierebbero se fossero puntini puntini e completa la frase. Questo materiale, raccolto nella prima fase, ci servirà per essere rivisto man mano che procediamo con le pratiche. Dopo un po' di tempo ti chiederò di tornare sulle domande e sulle risposte
per vedere e percepire cosa è cambiato, senza giudizio, ma osservando tutto il processo.